Buongiorno a tutte e a tutti e ben ritrovati in questo 17° Manga Workshop, il programma di laboratori gratuiti dell'Accademia Europea di Manga. In questo laboratorio vi mostreremo come colorare lo stesso disegno con 4 tecniche e strumenti diversi: l'acquerello, il guazzo, i pennarelli ad alcol e il computer. Per facilitarvi il compito abbiamo tutti optato per una colorazione semplice, quindi colori piatti e ombre nette. Potete quindi guardare il video e scoprire come realizzare i colori piatti e le ombre nette con le 4 tecniche, oppure potete anche utilizzare l'indice nella descrizione del video cliccando direttamente sulle parti che corrispondono al tipo di colorazione che volete eseguire. Come sempre vi ricordiamo che le nostre insegnanti sono a disposizione nel gruppo Facebook Manga Workshop per 2 ore per correggere i vostri lavori, quindi non esitate a iscrivervi e a mostrarceli. Alle 18:30 come sempre faremo partire la live e vi metteremo più dettagli per ritrovarci nel gruppo Manga Workshop. Buona visione! Ciao a tutti ragazzi, io sono Giusy, un'insegnante dell'Accademia Europea di Manga. Con me oggi andremo a colorare il disegno insieme ai Colorex della PBO, ovvero degli acquerelli già diluiti. La confezione è molto comoda perché all'interno ha già un dosatore che ci servirà per raccogliere il colore e ulteriormente io userò delle pipette, come queste che vedete, per raccogliere l'acqua che andrò ad utilizzare per diluire il colore e renderlo più chiaro. Oltre all'acqua per diluire il colore utilizzerò anche l'acqua per pulire i pennelli. Di pennelli ne utilizzerò diversi, classici ad acquerello sintetici oppure quelli con il serbatoio. Ricordatevi sempre di utilizzare anche un pezzettino di carta oppure un pezzettino di stoffa per asciugare la punta del pennello, perché ci servirà per raccogliere il colore. Allora, per utilizzare i Colorex io mi trovo molto bene con il portaghiaccio perché essendo un colore che va diluito con tanta acqua, una scatolina di questo tipo mi è molto utile, oppure potete utilizzare anche dei piattini comodi che si usano anche per le tempere. Allora, andiamo a vedere come andare a diluire i nostri colori. Come vedete, il colore di base ha già una pipetta che può regolarvi la dose del pigmento. Io andrò a mettere per un colore diciamo base 2 gocce. Ora sto sciogliendo il blu, vado a raccogliere l'acqua pulita e me lo vado a diluire in questo modo. Decidete voi quanta acqua, io di solito ne metto 2 per iniziare, poi al massimo posso andare ad aggiungere un'altra dose di colore. Questo invece è il rosso. Metto ovviamente i primari in modo tale da poter poi creare con questi tutti gli altri colori. Andiamo a mettere anche il giallo, sempre 2, e poi ripeto, andremo a diluirli ulteriormente oppure a scurirli ulteriormente aggiungendo il colore. Se vi ricordate, magari cercate di avere sempre un pezzettino della carta che utilizzate per lavorare. Io ho un ritaglio per andare a fare la color chart. La color chart, come voi sapete, è un foglio sul quale noi andiamo a stendere i nostri colori per vedere effettivamente com'è il colore che andremo ad usare. Per esempio l'azzurro in questo caso è molto chiaro, quindi andrò ad aggiungere dell'altro pigmento. I colori che sto usando sono proprio i colori primari dei Colorex, quindi il ciano, il magenta e il giallo. Iniziamo a colorare il nostro disegno partendo dal color pelle. Il color pelle ovviamente lo creerò con il rosso e il giallo, in questo modo verrà un bel arancione. Potrei rifare la stessa cosa che ho fatto prima, quindi andare a mettere una pipetta di rosso, una pipetta di giallo più dell'acqua, oppure posso andare a raccogliere i colori già diluiti e andarli a mettere in un altro spazio. In questo modo posso evitare di utilizzare dell'altro colore, però potete scegliere voi come fare. Fate sempre delle prove prima di farlo sul disegno e cercate il colore che vi piace di più.
Ciao ragazzi, sono Alice dell'Accademia Europea di Manga e oggi vi mostrerò come andare a colorare questa line art utilizzando i colori a guazzo. I colori a guazzo sono i colori che vengono utilizzati per fare gli sfondi di animazione. Sono simili alle tempere perché sono diluibili con l'acqua, però questi qua in particolare della Nickel sono i colori che vengono utilizzati per lo studio Ghibli e sono dei colori che sono molto coprenti come gli acrilici, con la differenza che restano opachi come delle tempere, sono diluibili con l'acqua e vediamo come andare a realizzare questa line art natalizia. Quello che ci servirà saranno colori a guazzo, oppure se non li avete vanno benissimo delle tempere oppure degli acrilici, il principio è molto simile. I pennelli con diverse punte, una tavolozza, qua io ho già preparato un po' dei colori che andrò ad utilizzare, va bene anche un pezzetto di carta lucida o di plastica se non avete una tavolozza di quelle professionali, tanta acqua per pulire i pennelli e un pezzetto di carta per andare a pulire i pennelli e ad asciugare l'acqua. Cominciamo! Allora, quando si inizia a colorare una qualsiasi illustrazione, il consiglio che vi do è partite sempre dai colori chiari, perché si è sempre in tempo ad andare a scurirli, mentre se partiamo da colori scuri è difficile poi andare a schiarirli. Io qua ho già creato il mio colore per la pelle, utilizzando il bianco, un po' di arancione e una puntina di rosso. Ho preso il colore e l'ho diluito un pochettino con l'acqua, in modo che non fosse troppo denso. Tenetevi sempre il fazzolettino a portata di mano per vedere se il tono è quello che volete. Inizio a stendere. Essendo molto coprenti questi colori, dovrò probabilmente andare a ritoccare la line art alla fine. Cercate di essere precisi e finché il foglio è bagnato posso continuare ad andare a lavorarci. Essendo molto coprenti, anche se mi capita di uscire un pochettino dai contorni, essendo un disegno molto dettagliato, non importa perché poi andrò a coprire il tutto. Cercate comunque di essere più precisi possibili. Ricordatevi, se lasciate tanto un colore a parte, sempre di ribagnarlo un pochettino col pennello. Ciao a tutti, sono Gemma dell'Accademia Europea di Manga. Per il workshop di oggi colorerò la nostra illustrazione natalizia utilizzando i pennarelli Copic. Sul nostro canale trovate altri 3 video a proposito di questa tecnica e che vi spiegano nel dettaglio come colorare pelle, occhi e capelli dei vostri personaggi. Se volete guardarli prima di proseguire con il workshop di oggi potete farlo adesso, altrimenti potete sempre vederli in seguito. Prima di iniziare a colorare, scegliete la carta adatta. Se non avete un foglio che sia specifico per i marker, basterà un foglio liscio e spesso, abbastanza spesso per trattenere il colore dei pennarelli. Per sicurezza, mettete sempre un ulteriore foglio al di sotto del primo e fate una fotocopia della vostra line art, così nel caso di errori potrete sempre ricominciare. Come potete vedere, io ho già preparato i miei colori e adesso andrò ad inserire tutte le tinte di base nel nostro disegno. Quando state colorando con i Copic, per evitare di lasciare quei segni che sono un po' il marchio dei pennarelli, quindi le linee dritte sul foglio, invece di colorare dall'alto verso il basso in maniera verticale, potete provare a stendere il colore muovendovi in piccoli cerchi, quindi muovendo la punta con movimenti tondi, e in questo modo potete stendere il colore in maniera più uniforme. I Copic hanno 2 punte, una più fine e una più larga che è simile a quella di un evidenziatore. Potete usarle entrambe, però in questo caso se volete stendere il colore in maniera omogenea e avete una grande area da coprire, potete usare la punta più grande, quella a scalpello, che vi aiuterà a stendere meglio il colore e ad essere anche più veloci. Ciao a tutti ragazzi, sono Giulia dell'Accademia Europea di Manga e vi farò vedere una colorazione digitale basilare e semplice. Il programma che andrò ad usare è Clip Studio Paint, comodo sia per creare fumetti che per creare illustrazioni.
Questo è il disegno che andremo a colorare. Prima di mostrarvi però alcuni strumenti che vedrete nel corso del video, vi voglio presentare la color chart che avevo già studiato. Una delle fasi più importanti della colorazione penso sia proprio la scelta del colore dei vari abbinamenti. Per velocizzarmi, come vi ho già detto, l'ho preparata prima. Quindi ho pensato già ai colori per la ragazza, per i vari regali e per lo sfondo. E ora vi mostrerò alcuni degli strumenti che probabilmente vedrete durante il video. Uno dei più importanti è sicuramente la pipetta, usata per catturare il colore, come potete vedere, molto comoda. Poi, come vi ho anche già anticipato, sicuramente il marker per essere più precisi. In alternativa il secchiello, che ci aiuta a ricoprire invece vaste aree in modo più veloce. E poi ogni tanto potrei usare anche la gomma per andare a definire, a cancellare parti che non mi interessano. E dopo questa breve introduzione iniziamo a colorare. Bene ragazzi, ora inserisco le ombre. Mi piace molto mettere delle ombre nette in alcuni punti e in altre un pochino sfumate. Grazie al pennello e anche al tipo di colorazione è possibile farli in entrambi i modi. Per esempio sopra al vestito invece non metterò nessuna ombra in modo tale che il rosso rimanga colore più acceso rispetto agli altri. Ora ho fatto la colorazione base, quindi ho messo i toni in maniera piatta, utilizzando i colori che avevo scelto. Per completare il disegno, ora prima di andare a ripassare la line art, che come potete vedere un po' è sparita a causa della densità del colore, scelgo dove posizionare la luce. Decido che la luce arriva da questa direzione e vado ad aggiungere i toni di ombra, quindi aggiungerò, facendo attenzione dalla direzione della luce, un tipo di ombra
più stile anime, quindi piatta, quindi questa zona qua del personaggio sarà un po' più scura rispetto alla parte davanti e lo stesso lo andrò ad applicare sugli oggetti. Per prima cosa ora ci sarà da preparare il colore. Andrò a utilizzare gli stessi colori che ho utilizzato per la base, quindi non buttate via i colori sulla tavolozza perché potete riutilizzarli. Andrò a scurire i colori che ho già utilizzato, quindi questi qua che potete vedere nella tavolozza, in modo da renderli più scuri e andare a inserire le ombre dove ho scelto. Adesso che ho la mia base di colori posso andare ad aggiungere le ombre. Oggi faremo una colorazione molto semplice con ombre nette. Quindi se per esempio la luce arriva da questo lato, tutte le ombre saranno dal lato opposto. Stessa cosa se cambiate direzione, se la luce arriva da destra, tutte le ombre saranno a sinistra. Quindi mi raccomando, non ve lo dimenticate mentre state colorando o rischiate di sbagliare. In questo caso a me piace che la luce arrivi da sinistra e perciò metterò le ombre a destra. Per aggiungere le ombre, crea un nuovo livello moltiplica. In questo modo i colori andranno a sovrapporsi al livello precedente dei colori base. Una volta inserite le ombre, uso la bacchetta per selezionarle. Subito dopo, su un altro livello moltiplica, vado ad aggiungerci un gradiente, in modo da rendere le ombre meno piatte. Ed ecco il risultato finale con ognuna delle 4 tecniche. Potete divertirvi ad aggiungere dettagli con l'inchiostro bianco oppure anche dei messaggi personalizzati per regalare la cartolina a amici o familiari.
Speriamo che questo workshop vi sia piaciuto e vi ringraziamo per averci seguito per tutto questo tempo. Vi ricordiamo che le nostre insegnanti sono disponibili per 2 ore per correggere le vostre cartoline di Natale fino alle 18:30, dopodiché ci troverete per un'ultima live finale per quest'anno di Manga Workshop. Vi invitiamo quindi a ritrovarci nel gruppo Facebook per le correzioni e a seguirci anche sugli altri social per essere sempre informati sulle novità dell'Accademia Europea di Manga. Grazie a tutti e buone feste!